Masterchef. Oggi vi parlerò di un prodotto tipico della tradizione pasquale materana, le pannarelle. Ecco un esempio di alcune che ho già preparato. Questo è un tipico dolce della tradizione materana che i nostri nonni preparavano qualche giorno prima di Pasqua e lo infornavano subito dopo aver cotto il pane, quando la temperatura del forno era scesa un bel po'. Le pannarelle venivano consumate, sono tuttora consumate o la mattina di Pasqua per colazione, ma molto più spesso vengono mangiate durante la famosa scampagnata di Pasquetta. L'uovo, che si trova al centro delle pannarelle, è simbolo di resurrezione cristiana, simbolo di fertilità, ma soprattutto simbolo di ritorno alla vita dopo la triste stagione invernale. È un dolce che rende felici tutti, ma in particolar modo i bambini, ai quali vengono dedicate le forme più belle e divertenti. In particolare, la forma tipica di queste pannarelle è il cestino, questo qui, upanar il cosiddetto, dal quale prende il nome anche il dolce. Infatti pannarelle, il termine pannarelle italianizzato vuol dire panierino, quindi sinonimo di cesta o cestino. Vi indico una dose per preparare più o meno 5 pannarelle di dimensione media. 500 g di farina 00, 200 g di zucchero, 200 g di burro, 2 uova, un cucchiaio di pan degli angeli, limone grattugiato se si gradisce e un pizzico di sale. Procediamo con la preparazione. Cominciamo aggiungendo 200 g di zucchero all'interno di una ciotola insieme alle 2 uova. E mescoliamo un po'. Dopo averli amalgamati, ci aggiungiamo i 500 g di farina 00, e 200 g di burro. È importante che sia a temperatura ambiente e non freddo. Un po' di sale, un cucchiaio di pan degli angeli, un po' di scorza di limone se si gradisce. Adesso quindi procediamo a amalgamare tutti gli ingredienti, prima con una spatola. Dopodiché cominciamo a lavorare il nostro impasto direttamente con le mani, andando anche a schiacciare il burro in modo tale che si sciolga e ci permetta di ottenere il nostro impasto omogeneo. Se c'è più comodo, possiamo anche trasferire il nostro impasto direttamente sul tavolo e continuarlo a lavorare. Continuiamo ad impastare fino a che non abbiamo ottenuto una massa omogenea e che si stacca facilmente dalle mani. A questo punto posizioniamo la nostra pasta frolla sul piatto, lo copriamo con della pellicola e lo lasciamo riposare in frigo per circa 2 ore, in modo tale che si indurisca un po' e sia più semplice da lavorare poi in seguito. Trascorse le 2 ore, prendiamo il nostro impasto e mettiamo un po' di farina sul tavolo prima, altrimenti si attacca, e lo poggiamo qui.
Lo lavoriamo un po' per riscaldarlo. E a questo punto possiamo procedere con la preparazione delle forme. Quindi tagliamo un pezzettino. Mettiamo sempre la farina sotto, altrimenti poi avremo difficoltà a prenderlo. Stendiamo l'impasto con un mattarello, tipo che manca questo di farina. È importante che lo spessore della pasta sia più o meno 1 centimetro, altrimenti si potrebbe bruciare. Adesso disegniamo la nostra forma. Io ho preparato degli stampi di cartoncino per far venire, diciamo, la forma più regolare possibile. Quindi lo appoggiamo sul nostro impasto e con un coltello appuntito andiamo a fare la nostra forma. E posizioniamo la nostra forma su una teglia da forno con carta da forno, così non si attacca. A questo punto andiamo a posizionare un uovo al centro. È importante che l'uovo sia stato prima lavato per bene con acqua di rubinetto e asciugato. Lo posizioniamo al centro e procediamo con le varie decorazioni. Quindi, siccome si tratta di un cestino, andiamo per esempio a realizzare delle striscette . Striscette che formeranno il reticolo del cestino, diciamo così. Poi ovviamente potete divertirvi come volete a fare le diverse decorazioni. Possiamo anche fare il manico diversamente, come è stato fatto in questo caso. Togliamo questo. La tradizione vuole che venga decorato con questi. A questo punto poi spennelliamo con un uovo . Quindi a questo punto procediamo ad infornare la nostra pannarella a una temperatura di circa 180 gradi, però ovviamente dipende molto da quanto è forte il nostro forno.
Il mio è molto forte, per cui la temperatura la metto un po' più bassa, cioè 150 gradi, per circa 10 minuti. Anche il tempo è relativo a seconda di quanto è forte il forno. Ovviamente ogni tanto andiamo a controllare e le togliamo quando si cominciano a dorare. È importante che la cottura non vada, diciamo, troppo in là, altrimenti diventerebbero troppo dure. Inforniamo. Quando vediamo che le nostre pannarelle si sono dorate, possiamo sfornarle. Eccola qui, la nostra buonissima pannarella. Ovviamente la facciamo raffreddare e siamo pronti a degustarla. Non vi resta che provare anche voi a fare questo buonissimo dolce e mi raccomando, stiziatevi con le forme più originali e più belle. Voglio vedere le vostre bellissime creazioni. Come al solito aspetto i vostri commenti, domande e sarò pronta a rispondervi. Al prossimo tutorial. Ciao ciao!